Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age. Hair down to his neck, light brown, blue eyes. Quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Well then, were you able to repair it all? No, I haven't been able to sort them out. In that case, you need to pay me, sir. Mangia nottare, sono raffreddato oggi in giro hatta. Or you reimburse their cost. Quindi leggermente bene, diciamo. Cousin to myself. That's ridiculous. He could reimburse you easily. He's quite a rich man. Perhaps, but a bird in the hand is worth two in the bush. And as for promises, I've heard enough to fill an ocean. Very well. I will see what I can scavenge in that case. I need to be off. Farewell. Goodbye. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company.
I wish you a good day, Your Excellency. There are so many dead people. Even if we did find an antidote to the Malicor, I do not know if our city will ever be able to come back from it. Sì, è molto carino, ti ricordo molto Final Fantasy. È bello proprio questo. Were you able to repair it all? No, I haven't been Ce l'ho able da to così fix tanto Malcolm. tempo sto gioco che non neanche me lo ricordavo più di averlo. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malicor and the neighbouring wars have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. Has the Malicor really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. People were still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Oh, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the new isle. With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tir-Fradee. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man-trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere. Questo Last night, some Nauts even told me they brought back one of those giant beasts into the pool. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imagination. chiedo scusa, dicevo questo gioco è uscito originariamente soltanto su PS2 e PS4, chiedo scusa. Farewell. Goodbye. Lo si vede così perché io lo sto giocando su PS5, quindi la grafica è un po' più tarata. È migliorata però. Terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. Greetings, Your Excellency. Hello, sir. My apologies. But I lost almost my entire family in a few months. What a bit. I must go home. Se non raggiungo il livello 1 di questa abilità non lo potrò mai completare. No, sembra sbaglio questo. No, c'è con la moneta. Were you able to repair it? No. In that case, you need to pay me. Here you are, to cover your expenses. Excellent. Honest books makes for honest friendships. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run?
Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? I need to be off. Farewell. Goodbye. Ancora mi devo abituare io con questo gioco ai pulsanti. Non sono molto semplici da intuire i tasti. Non lo so perché è partito il video. That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. It's not possible just now. It's blocked. It's obvious that he's a noble, a rich man. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets. Sì, Vittorio, questo gioco è della PS4. Non c'è per la... cioè è uscito da poco una remastered per la PS5. Ma io l'ho presa all'epoca quando uscì su PS4. Non mi ricordo se era il 2014 o 13 o giù di lì, forse del 2015, non me lo ricordo di che anno questo gioco, ma era uscito solamente all'epoca su PS4. Da qualche mese, 2 o 3 mesi, è uscito da poco su PS5 la remastered di questo gioco, ma io l'ho preso su PS4 in versione digitale, quindi a me quando lo scarico me lo fa convertire su PS5 con la grafica della Play 5 il gioco, però originariamente è della PS4. Però non so il prezzo, se ti devo dire la verità, perché non me lo fa vedere più a me il prezzo una volta comprato. Ed essendo che ce l'ho da così tanto tempo non lo so. Però se devo essere sincero lo consiglio come gioco, se piace alla gente.
Per esempio, come stai vedendo, certi oggetti non me li fa usare se non aumento di livello. Di un livello certe svariate abilità. Quindi, come le armi o costumi, cose così, che man mano possiamo cambiare anche l'aspetto del personaggio tramite il... Sì, vedi? Possiamo cambiare l'aspetto del nostro avatar cambiandogli anche il costume. A mano che li sblocchiamo, però per adesso io non lo posso fare, visto che non ho aumentato di livello e non ho neanche i costumi e non lo sapevo neanche che si potevano fare questi attacchi furtivi. Buongiorno Paolo, bene, grazie. Per così dire per me per oggi. Ah, hai parlato parecchio di prezzo su PS4, buono. È uscito anche da poco anche sulla versione Xbox sto gioco, che è stato per un tot di periodo di tempo stando l'esclusivo PS per PlayStation. Quindi è uscito da pochissimo anche sulla Xbox, sia Xbox One, Serie S, Serie X e così via. Quindi per chi mi fosse al 100% interessato al gioco se lo può permettere. Però non so i prezzi, ecco, ve lo dico in partenza. Chiedo scusa per la mia voce, ma io sono leggermente raffreddato oggi, quindi non fateci molto caso. Non lo faccio apposta a parlare così. Wow, quante chiavi. Anche interessante il fatto che possiamo crearci noi stessi le munizioni, le pozioni e così via, come in The Witcher. Che è molto bello, molto interessante. Lo devo ammettere, non me l'aspettavo questo gioco così. Ed è la prima volta che ci gioco, quindi... Ah, mi fa piacere Vittorio. Ognuno gioca come gli piace, va, col gioco che gli piace. Io lo volevo provare questo gioco, non me l'aspettavo neanche che mi sarebbe piaciuto. Quindi, io ripeto, non lo conoscevo neanche io questo gioco fino ad oggi. Ah, possiamo anche mettergli degli oggetti per potenziarlo questo costume. Molto carino questa cosa. Non me lo sarei mai aspettato.
Eccoci qui, come dicevo, possiamo cambiare sempre il nostro aspetto a seconda degli oggetti che ci equipaggiamo. Non so se vale anche per i capelli, ma non mi dispiace per adesso tutto questo. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress! Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fires. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. If you only knew how these river scum treated me. Do me a pleasure. Ah, possiamo cambiare anche l'equipaggiamento dei nostri personaggi, cioè dei nostri partner. Non me l'aspettavo questa cosa, molto bella. Really? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street. Bello davvero sto gioco, non me l'aspettavo questa cosa. Andiamo da qui dove ci porta. Ah, sul retro. Buono. Mi sa che forse la porterò tutta la serie completa di questo gioco. Cioè il gioco intero completo al 100%. Mi sta proprio prendendo che è una bellezza sto gioco, lentamente parlato. Lentamente. Perché se io dovevo prendere questo gioco su PS5 in formato fisico mi sarebbe costato sulle 70-80 euro. Essendo che è uscito soltanto in versione definitiva, con tutti i DLC e così via. In formato fisico questo gioco sul PlayStation 5. Cioè la versione che sto portando io è una versione poco completa. Nel senso che non ho tutti i DLC del gioco, che dovrei comprare a parte. Come l'espansione della storia, per dirmi. C'è un contenuto extra del gioco. E magari un giorno lo prenderò. I DLC li porterò sul canale. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 death winds, he didn't go missing, he was taken. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were.
and I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Did Jonas seem troubled to you, the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mess too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Thank you, Laura. I need to be going. Anche poi ti aiuta la bussola che abbiamo sulla destra per trovare l'obiettivo dove dobbiamo andare. Quindi è ancora più facile orientarsi e dirigerci dal punto A al punto B. No. Good day. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies?
I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. I need to be going. Farewell. Strange story, this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Sir? Constantine d'Orsay, future governor of Tir-Fredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is sea-born. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Could you tell me anything about our destination? The island of Tir-Fredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land, and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming. It will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Be back soon, Captain. Eh sì, prima di andare avanti con la storia voglio completare qualche altra missione secondaria. Se ci riesco, così a mano arriverò
avanti nella storia con un livello un po' più alto di così. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malicor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malicor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malicor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malicor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you. Ah, del 2019? No, non me lo ricordo, se devo essere sincero, Paolo. Io l'ho detto così a caso la data, però no, non me lo ricordavo. Cioè, prima era uscito originariamente su PC, poi dopo qualche periodo di tempo è stato portato anche su PS4 e da poco è uscito sulla Xbox e PlayStation 5 la remastered di questo gioco, quindi non mi ricordavo bene la data. Grazie Vittorio, anche io ti voglio bene. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Beh, grazie Vittorio, molto gentile. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Non vedo l'ora che arrivo il giorno 19, sì ma no. Il giorno 21 vedrò se posso portare, non so, il mio canale anche la serie di Final Fantasy, la remastered, dal primo al sesto capitolo. As you see, I am still in excellent condition. Però anche una buona notizia per alcuni, che forse non dovrò neanche più partire fuori questa settimana entrante. Sono cambiati i miei piani, quindi non partirò più fuori. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Sì, infatti prima inizierò a portare Dead Island 2 questo fine settimana, per non uscire il gioco il giorno 21, se riuscirò a poterlo prendere il gioco al negozio, se non ci sarà maltempo, va, questo voglio dire. Essendo a piedi e non ho una macchina, non ho come spostarmi se non andando a piedi da qui fino al negozio. Quindi se c'è bel tempo nel mezzo della giornata, per non dire dopo pranzo, andrò a prendere il gioco in negozio, Dead Island 2. E allo stesso tempo, se non mi costa anche troppo caro, però prenderò in versione sempre digitale della serie Final Fantasy. No, quello è l'unico che non prenderò subito, perché prima devo giocare il primo capitolo per farmi un'idea del secondo. Quindi no, non lo prenderò quel gioco lì, mi dispiace.
So che mo ti piace questa storia di Final Fantasy, però io non lo conosco la serie del gioco, quindi non la porterò sul mio canale. Mi dovete perdonare per quel gioco lì, in particolar modo per Final Fantasy. No, non è che mi abbia dato molto da scegliere, va. Cioè, non sembra neanche tanto male. Sì, no, ti ho capito quello che dicevi Paolo, Survival, quell'ultimo, quello che dovrebbe uscire ora entro il fine mese di aprile, va. Non so se esce il 28 o il 29 di questo mese stesso. Più avanti sì, perché prima, ti ripeto, devo giocare l'1. E ce l'ho qui sull'abbonamento gratis. Quindi non so, forse se ci riesco prima che mi scada l'abbonamento dopo Dead Island 2 lo porterò. Il primo capitolo di Star Wars. Jedi Fallen credo che si pronunci, non lo so. Comunque, se ci riesco lo porto al 100% sul canale. Sì, no, quello lì sto aspettando, per questo non vedo l'ora che oggi è 91. Ho prenotato io la Collector Edition di Dead Island 2 e lo vorrei tanto portare sul canale, se ci riuscirò. Cioè, se ci riuscirò nel senso se non avrò problemi ad andare a programmare il negozio e gioco. Ecco in che senso. No, ma anche se tu vuoi dire sul sito di GameStop in digitale, cioè da internet, su PlayStation 5 Dead Island 2 già te lo davo esaurito dal mese di marzo. Me lo davo esaurito come gioco. Infatti io quando sono andato in negozio per prendere l'altro gioco che avevo prenotato il mese scorso, che non mi ricordo qual era, che ho portato tutto sul mio canale, l'ultimo che ho fatto, mi hanno detto che era ancora possibile prenotarlo però in negozio, la Collector Edition. E infatti ne ho approfittato per questo lì nel negozio, perdendo un paio d'ore per la prenotazione e tutto il resto. Però alla lunga ce l'ho fatto, l'ho prenotato il gioco. E ora devo aspettare stando che arriva la settimana prossima, va. Cioè questa settimana, va, sto venerdì che viene, per portarlo sul canale e giocarlo insieme a voi. Cioè mancano pochi giorni, va, 4 giorni esatti per poterlo giocare. Sì, no, anche se non la prendo venerdì, la prendo lunedì mattina, la Collector Edition la troverò sempre là nel negozio. Se ce l'ho messa da parte, adesso tanto il tempo che io vado in negozio a ritirarla, la Collector Edition. Anche perché gli volevo anche chiedere poi quando uscirà la Collector in negozio se c'è anche la statuetta che vendono a parte di Island 2. Che da quello che ho visto la si può trovare stando sul sito del gioco, va. Dai programmatori ufficiali, la statuetta. Però non c'è prezzo ancora, quindi
Non so se si troverà mai nei negozi dei videogiochi la statuetta, va. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Cioè, mi piace la statuetta, l'ho vista su svariati siti, anche dai programmatori stessi che la facevano vedere. Veramente bella l'action figure del personaggio di Dead Island 2, della ragazza asiatica. Visto che è anche un personaggio che si può usare nel gioco per giocare. E la cosa più interessante di quel personaggio, se non l'avete notato, è che gli manca un piede, va. Quindi anche provandolo nel gioco sarà ancora più interessante, perché come fa a camminare? No, gli manca una gamba sola, l'altra gli manca la gamba sinistra, in poche parole, la destra ce l'ha. E questa è la cosa più interessante di quel personaggio femminile. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? I'm looking for a Naut, a young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. Anche perché in questo Dead Island 2, da quello che ho capito, sono 6 personaggi da usare. Non sono più 4, come nel primo capitolo. Quindi sarà ancora più interessante, perché tutti anche i programmatori dicono che per iniziare bene a giocare la prima volta in Dead Island 2 bisogna usare il personaggio di colore, quello che si vede anche sulla copertina del gioco, perché gli altri personaggi sono tutti molto diversi e difficili da usare per la prima volta, quindi sarà parecchio interessante. Someone told me about one of your faithful clients. A big gang. Sì, l'area di gioco sono grandi, però la mappa non è un open world come questo di Greedfall o compagnia bella, sono delle piccole zone però molto grandi, come hanno anche dichiarato i programmatori. Sono delle macro aree, diciamo, micro grande area, tradotto in italiano. Cioè, è come se tu ti girassi tutto il mercato di Napoli, per farti un esempio, oppure quello di Milano e compagnia bella, delle grandi città, in più volte, per trovare gli obiettivi da completare e così via. È una via di fuga in Dead Island 2, suddivisa in 3 zone. In poche parole la mappa è tutta così, suddivisa in 3 zone, però in grandi porzioni, e in alcune zone puoi entrare anche dentro la casa e in altre no, un po' quasi come in Light 2. Però senza il parkour, quindi sarà molto più interessante, anche il fatto che poi si possono smembrare in modi diversi tutti gli zombie, quindi sarà ancora più divertente. Anche il fatto che si possono creare dei modi di uccidere molto diversi, adesso usare l'azoto liquido oppure l'elettricità, il fuoco, pezzi di carne come in Dead Rising per attirare gli zombie che sono nelle taniche esplosive e farli esplodere. What can you tell me about the boy? How was he that night? A me non vedo l'ora che esca, anche perché non sarà così serio come il primo capitolo, almeno i personaggi non sono così rigidi, saranno molto più sarcastici, quindi sarà molto divertente da giocarlo.
with a band of strong arms. The kind of men you can round up. Però la parte più difficile di quel gioco sarà scegliere il personaggio vincitore. They exchanged words with the cabin. Sì, come hanno fatto vedere proprio loro, Paolo. Sono sempre a Los Angeles, però sono divisi in 3 zone. Quindi, per dire, zona centrale di Los Angeles, i bassifondi e i quartieri alti, va. Quelle là dove stanno i ricchi, diciamo. La mappa è suddivisa tutta così, non è proprio un open world. Quindi sarà ancora più divertente poterlo esplorare. L'unico difetto che non mi è proprio mai piaciuto neanche del primo capitolo di Dead Island è che è in prima persona, va. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? Dal mio parere personale, dal miei gusti personali parlo, per il gioco. Cioè, tutto in prima persona e non possiamo mai vedere in faccia il nostro avatar. Per il resto però mi piace il gioco. E non vedo l'ora di arrivare questo venerdì. Sì, anche il secondo capitolo, Dead Island 2, quello che deve arrivare questo fine settimana, è in prima persona ed è l'unico difetto che ha questo gioco per me, dal mio gusto personale, però lo aspetto con tanta pazienza, va. Chiedo scusa. Comunque dicevo, io non vedo l'ora che fuori esco sto gioco, sto venerdì. E allo stesso tempo se ci riesco prenotelo anche Final Fantasy XVI, la Collector Edition. Quello da 110 euro. Quindi non è da poco la prenotazione di quel gioco, se sarà ancora possibile. Scusa se non ho più continuato, ma ho dovuto sciogliere una bustina con l'acqua. Cioè, in poche parole ho dovuto prendere una medicina. Chiedo scusa. Ma torniamo a noi. Anche il testo non del fatto che si possono scegliere 6 personaggi diversi in Dead Island 2 è una figata spaziale, visto che si può giocare anche in coop.
finally able to recall. Non so se è la stessa console oppure... I'm afraid, Lord, that your mission Scusate. isn't completely O finished. come in Dark Souls. Captain, not an errand boy. The commander was pleased to Comunque listen sarà to you. interessante da provare. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Anche perché sono molto interessato a poter giocare anche ai Final Fantasy da Remastered. L'1, il 2 e il 3. Per non dire il Seta, che quello che ho letto su internet è quello più bello di tutto, come capito, della serie Final Fantasy. E spero che non costino molto come giochi. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Thank you for your visit. See you soon. Welcome! It's such. Have you seen anything? Ah, se fossimo un po' più forti la potremmo utilizzare come arma. Alla faccia della sciabola, lo spadone è bello doppio. Ah, ci possiamo comprare le armi però. E ti pareva, mi fregano sempre solamente su questo. E niente da fare, siamo a corto di moneta, quindi possiamo stare a perdere. Però la mappa, anche da come l'hanno fatta, non ti aiuta molto a orientarti. E mi riporta sempre qui in questo diavolo di negozio senza senso. I could repair this if I had some metal dowels. Tavern keeper. I see you're back. Kind of. I need to be off. Goodbye. E ti serve a venire qui se non mi... I must go to the dispensary. Maybe they say the ambassador of Terrain. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? I've seen so many horrors. I so wish that I could get far away from it. There are so many dead people. Even if we did find an antidote to the Malicore, I do not know if our city will ever be able to come back from it.
Aspetta che è strano questo gioco. Ah, 17 euro. Beh, spero che costino anche gli altri allo stesso prezzo. Magari almeno uno si fa una ricarica per dire della carta per PlayStation Plus o Game Pass, per farti un esempio. E se li prende. Se costano tutti 17 euro e non di più. Almeno così li potrò giocare insieme a voi tutti. Tutti quelli che potrò permettermi di portare sul canale. Ah, 100 euro sulla Xbox, che ladri. Un po' troppo offensivo come prezzo, si può dire. 100 euro. Beh, ora vediamo poi dal giorno 19 al giorno 20 quando sarà possibile vedere il prezzo anche sulla PlayStation. Così almeno mi faccio un'idea di quando posso permettermi di spendere. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy. To criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled. But I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice. But it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Sì, è un Final Fantasy vero e proprio, possiamo dire, Vittoria, quindi sì, è un po' difficile da capire dove andare, cosa fare e via dicendo.
Però è anche molto bello, non mi sto annoiando molto come gioco. Cioè di solito questi giochi sono così ripetitivi e così copiati dagli altri che ti annoiano subito. Però questo qui è un po' originale, anche la storia. C'è il segno che è il protagonista solo il volto, come vedete quella specie di foglia o cicatrice. È la causa di tutti i mali di questa città, di tutto questo che sta succedendo nel gioco. E lui ne è affetto, però ne è anche immune. Che questa cosa gli garantisce anche dei poteri molto particolari che gli altri personaggi non possono soffrire. Quindi è l'unico che può sfruttare questa malattia barra poteri capacità fuori dal comune e farci quello che vuole, cioè aiutare o non aiutare gli altri che hanno bisogno di aiuto. Believe me, I understand why you're angry. Me? It's not money I want. That charlatan tried to poison us. I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words. We're gonna hang him high. And you too, if you're an accomplice. How absurd! I'm the one who put an end to his operation. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves. He's trapped! He'll have to come out someday, you'll see. I can procure you some excellent potions, as long as you promise to put an end to this. True potions of healing like those you thought you were buying. What are you, some sort of alchemist then? I hope you're not the same feather as the other. If that's the case, we have enough rope to hang the both of them! Trust me, I swear that each and every one of you will receive one. Our trust was already given. We're going nowhere without seeing the merchandise. Such a large number of potions. This story's gonna cost you a fortune. These vials could be lying around anywhere. I need to keep my eyes peeled. Do you have those potions you promised us? Yes, here they are. Hey, did you see that? That other alchemist kept his word. I hope these are good ones. The colour looks like it should, not like those others. Well then, since you want us to go, then we'll be going. Come on, everyone! The alchemist is now far from danger, at least. Go and tell him the good news. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? I persuaded the mob to disperse calmly and without a fight. The way is free. Very well. What power of persuasion? They didn't seem of a mind to hear reason from me. You are free. Climb into your carriage and leave Serene immediately. Let me deal with Dr. Sahin. I owe you my life, sir. I will be eternally in your debt. I remind you to never step foot here again. I have no desire to return anyway. Farewell. Ah, perché ogni missione in questo gioco è bella lunga. Your Excellency. Lord de Sade. Questo ambasciatore, se vi ricordate, è Prince of Hypatia. Il maresciallo, no. È il servo del maresciallo. Quello che tradisce il cattivo, diciamo, il boss finale. Assomiglia molto a questo personaggio di cui stiamo parlando, se ci fate caso. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him?
Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Ed eccoci qui, con punto da spendere. Che però non abbiamo.